La trama Fenicia, il nuovo film di Wes Anderson, è praticamente una specie di fotocopia del film precedente, Asteroid City, che era noiosissimo. Questo è ancora più noioso e sentire molti, diciamo, addetti ai lavori che impazziscono per l'estetica, no? del cinema di Wes Anderson, così maniacale, così curata, però bisogna dire anche sempre uguale da un film all'altro. E mi stupisce molto perché questi signori parlano addirittura su una rivista. Ho letto che non c'è abbastanza, non abbiamo abbastanza occhi per divorare la bellezza che Wes Anderson ci offre nel suo film, ma la bellezza bisognerebbe capire che non è fatta dalla cura estetica, dai colori pastello, da questa scenografia e questi movimenti di macchina così simmetrici che in alcuni rari momenti ricordano un po' il cinema di Fellini. Ci sono delle tecniche che Wes Anderson ha preso a piene mani dal cinema di Fellini. La bellezza è qualcosa di completamente diverso, è un po' la convinzione di quest'epoca, di quest'epoca vuota e superficiale, in cui film come La grande bellezza vincono l'Oscar e sono film che esteticamente offrono agli occhi appunto una bellezza, ma è una bellezza vuota, una bellezza dentro cui non c'è l'energia, la vibrazione che metteva ad esempio alla massima potenza, va bene, più di tutti gli altri nella storia del cinema, Federico Fellini. Fellini nei suoi film, certe immagini sono dei veri e propri quadri capolavoro, diciamo, per esempio Roma, così come Amarcord, così come gran parte della filmografia di Fellini sembra di entrare al Louvre. E se ci divertiamo a fermare quello che era una volta il fermo immagine, e col fermo immagine digitale di oggi, frame per frame, Fellini è stato ed è uno dei più grandi pittori della storia umana, anche se purtroppo risucchiato in questo marasma perverso, così chiamato cinema, che non si sa, che ancora deve trovare, è ancora ben lontano dal trovare la sua identità, e quindi è questa specie di marasma dove il film, il prodotto, Hollywood, le star. A confermare questo c'è anche il vuoto del cinema di Wes Anderson, che è supportato da una ricerca ossessiva delle star. Qui in questo film c'è un cast all star, proprio come non se ne vedono, se ne vede uno ogni 10 anni. Ci sono tutti, Dafoe, Tom Hanks, Bill Murray mascherato da Dio, e vabbè, Benicio del Toro è il protagonista, e insomma un cast proprio stellare, che chissà quanto è costato, a supporto di questo cinema che si deve reggere un po' su cosa? Perché non è l'uso che faceva delle star dissacranti, ad esempio sia dello stesso Fellini, ma sia anche ad esempio nel cinema di Ferreri, che utilizzava star del calibro di Catherine Deneuve per fare delle scene, diciamo, quasi per umiliarli, perché Ferreri principalmente era contro lo star system e quindi aveva capito che il cinema è questa baracconata immonda, e quindi lo manipolava per sfruttare quello che il
cinema può offrire, cioè dei guadagni, eccetera, eccetera. Ma non so, io proprio non capisco questo cinema di Wes Anderson. Sì, posso apprezzare nei primi 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti il film inizia in maniera molto coinvolgente con questa musica tambureggiante che poi era la colonna sonora molto più invasiva dell'Isola dei Cani, che è un film che mi è davvero piaciuto, che secondo me è un grandissimo film, ma è l'unico della filmografia di Wes Anderson che mi ha davvero entusiasmato, ed è diverso da tutti gli altri, anche un cartone animato. Ma qui diciamo la noia prende proprio il sopravvento. Anche con questi vezzi che costituiscono lo stile un po' di Wes Anderson, amato sì da tanti, dalla critica, dal pubblico, è un regista star mondiale, proprio perché per mettersi un cast del genere penso che solo lui e pochi altri che stanno sul palmo della mano se lo possono permettere. Eh, ma trovo il suo modo il suo stile, appunto, questo modo di far parlare gli attori in tono monocorde. Ma un conto è come lo fa, vabbè, adesso dico una bestemmia, un conto è come lo fa Bresson, dove dietro c'è tutto un pensiero filosofico, una personalità enorme, e poi funziona anche a livello di coinvolgimento emotivo, cioè paradossalmente nel cinema di Bresson questo parlare senza recitare, monocorde, spento quasi dei personaggi, ci porta al massimo coinvolgimento. Vabbè, ma siamo in un'altra epoca, siamo in un altro mondo. Qui invece il modo in cui Henderson dirige gli attori è proprio irritante, anche perché appunto su diversi punti ricorda molto del cinema che abbiamo visto, in particolare su alcuni modi di posare degli attori, di girarsi, di fare delle mosse, ricorda molto il cinema di Federico Fellini. Ma appunto dove lì erano delle accensioni improvvise della capacità cinematica di Fellini, che contribuivano a dare forza, qui sono irritanti. E poi la parte estetica è così forzata, così appunto tutto finto, tutto messo sotto forma di favola quasi meccanica, no? Di favola scenografica. Ancora qui ritorna un possibile paragone col cinema di Fellini, ma non ci sono variazioni, mentre nel cinema di Fellini è come se ogni scena fosse un film a sé, ogni inquadratura fosse un mondo a sé che contiene il conflitto. Qui nelle inquadrature spesso non c'è alcun conflitto, quindi sono inquadrature che potrebbero essere tagliate senza rifletterci un attimo. Sono una buona percentuale del film sono inquadrature che autocelebrano lo stile che dovrebbe, appunto, che unifica dal punto di vista visivo tutto il racconto. E poi la parte dei personaggi. La parte dei personaggi non coinvolge più di tanto. Sembra un freddo trattato, dovrebbe essere un freddo trattato distaccato sul capitalismo, ha detto qualcuno, sul mondo capitalista che si confronta col mondo appunto rappresentato da questi rivoluzionari, ma cioè è fatto tutto con una tale superficialità di visione, di trama, che insomma adesso non so chi abbia scritto la sceneggiatura, ma per me un film sul capitalismo è Il Petroliere, per esempio, se vogliamo fare un esempio recente del suo omonimo come cognome, ma di ben altro spessore.
Thomas Paul Anderson, Il petroliere. È un gran film con un grandissimo personaggio che, senza ricorrere a artifici così superficiali, ci dà tanti pugni nello stomaco e ci fa riflettere su quali sono le origini del capitalismo, i personaggi da cui è iniziato tutto. E va bene, ce ne sono tanti, anche The Wolf of Wall Street, per dire, un film che, pur non essendo tra i migliori di Scorsese, in questa sua deriva di Scorsese degli ultimi anni, super spettacolare, super montaggio ad effetto, però comunque rimane un grande film che ci fa riflettere molto. E poi vabbè, ce ne sono tantissimi. Qui non so, con questi ingredienti così carini, con questi personaggi che recitano in questo modo, mio Dio, non lo so, va bene. So che per molti starò dicendo una bestemmia, buon divertimento, buon godimento della trama fenicia al cinema. Io proprio non fa per me. L'unica cosa che salvo del film è che mi è così abbastanza piaciuta, diciamo, sono le sequenze un po' sperimentali del protagonista Benicio del Toro, che si trova appunto in questa esperienza di premorte e quindi si trova in questa specie di tribunale in paradiso, dove a un certo punto appare anche Dio. E il film è girato in un formato stretto, non è 4 terzi, è un po' di più, però non è un film. Ecco, poi un'altra cosa, questo regista sembra che debba fare l'originale a tutti i costi e si dimentica praticamente tutto il contenuto, tutta la forza, la visione che si suppone che uno che fa un film d'autore metta nel film. Deve fare l'originale a tutti i costi, anche nei titoli di coda, ad esempio, che passano in orizzontale cambiando anche velocità nello scorrimento, con dei simboli che ricordano la storia, quasi fosse un marchio di fabbrica dell'autore del film stesso. Originalità sempre a tutti i costi, nei dialoghi che si rivelano proprio fastidiosi, irritanti alla lunga, cioè peccato, perché i primi 10-15 minuti di film sono molto entusiasmanti. Si inizia alla grande con questa esplosione nell'aereo, con tante risate, perché comunque il film qualche risata la regala, specialmente all'inizio. Dopodiché questa forzatura di originalità, cioè i protagonisti devono sempre dire qualcosa che, come dire, non è la risposta che ci si aspetta, ma non è neanche una risposta così intelligente, diciamo, non è neanche un dialogo così intelligente, quindi magari era meglio la risposta che ci si aspettava. E così, originalità a tutti i costi, anche nei movimenti di macchina, così, questi carrelli che non si vedono praticamente quasi mai, che scattano in laterale, tipici anche dei suoi film precedenti. Penso che possa confermare, già a me appunto mi era piaciuto molto poco, cioè né per nulla, Asteroid City, ma questo film conferma proprio il trend, diciamo dal mio punto di vista, di Wes Anderson. Non so, è un film che trovo molto molto superficiale, sempre nel suo stesso genere, che io non amo, ma che qui peggiora ulteriormente a livello di noia, proprio
come dire, se io ti sto ad ascoltare per un film, tu mi devi magnetizzare, mi devi prendere, mi devi rimescolare le viscere. Questo tutto in questo film, nei film insomma suoi, tranne l'Isola dei Cani che io ho amato moltissimo, non c'è. Quindi niente, per concludere io lo sconsiglio, almeno che appunto uno non vuole mm, rifarsi gli occhi, come dicono molti critici dell'estetica. Questo è indubbio, è la solita lezione di scenografia impeccabile con colori pastello, palette che combaciano tra di loro, ma sembra una deriva un po' 2.0 della scenografia correlata. Ecco, questo, aggiungo in finale, è il tipico cinema che può essere rimpiazzato a breve, a brevissimo, nei prossimi anni, perché è un cinema che risulta palesemente artificiale e che non ci sarebbero molte difficoltà a fare con l'intelligenza artificiale. Però tutta la trappola e il baraccone del cinema creata nel mondo delle star, quindi con l'intelligenza artificiale, a meno che appunto Del Toro e tutti gli attori all star che hanno preso parte al film non accettano di farsi clonare dall'intelligenza artificiale, ma si accettano, ecco, è il tipico film che verrà tolto così definitivamente, senza mezzi termini, tolto dalle palle dal cinema, perché è replicabile, proprio è il tipico film che si può fare con l'intelligenza artificiale, senza una recitazione veramente umana, meccanica, dei volti, delle scenografie, tutto geometrico. L'intelligenza artificiale non chiede altro, questo si può fare mentre ci saranno dei film che non sarà impossibile sempre fare con l'intelligenza artificiale, e anche questo sarà uno spartiacque in cui sicuramente vedremo qualcosa che separa le cose che vale la pena di tenere dalle cose che non serviranno più e che verranno replicate. Eh, Questo quindi, per concludere, la storia sul capitalismo io non l'ho capita, cioè, in realtà verso tre quarti di film devo dire le palpebre sono un po', si sono chiuse per alcuni minuti, e non lo so, certo bisogna ammettere la cura maniacale del regista, della scenografa, di tutto l'apparato. Ehm, ecco, mi sembra il tipico film che rispecchia quest'epoca, un'epoca estetica, carina, di palette che si incrociano bene anche sui social e che danno il loro effetto visivo, immagini vuote, immagini che vagano sui telefonini, nei social, negli schermi cinematografici, così, che sembrano non avere un'anima, che è un po' il tema conduttore di tutto il cinema di quest'epoca, tranne alcune eccezioni, però bisogna riconoscere che molti autori portati in alto da tutto l'establishment fanno questo, fanno dei film esteticamente curati, maniacali, geometrici, con le star, quindi dei film proprio che sono l'apoteosi dell'industria cinematografica e l'esatto opposto del cinema underground, del cinema low budget,
del vero cinema indipendente, quindi sono degli apparati industriali per compiacere i sensi, per compiacere l'occhio, per compiacere l'ego del regista. Manca l'anima, o meglio, a volte c'è poco, a volte non c'è per niente, ma con la visione, l'anima della storia spesso manca ed è nascosta dietro questo velo delle illusioni che è il cinema fatto di belle immagini superficiali.